Ciao a tutti, questo è il 19° video su viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito ci siamo spostati con l'autobus dal mio paesino vicino ad Hamamatsu a Tokyo, che è 270 km di distanza. Questo tipo di autobus che fa il viaggio lungo ha bisogno di prenotare entro il giorno prima e abbiamo speso 4.320 yen a testa e il viaggio dura 4 ore. Dalla stazione di Tokyo siamo andati a Ueno con il treno JR linea Yamanote, dove c'è un albergo che abbiamo prenotato per lasciare le nostre valigie. Siamo stati a Tokyo per 4 giorni, di cui 3 giorni c'è stata la pioggia. Dopo che abbiamo lasciato le nostre valigie in albergo, siamo andati al parco di Ueno per ammirare i fiori del ciliegio. Di solito il picco della fioritura è fine marzo, inizio aprile. La fioritura degli alberi di ciliegio del parco di Ueno è molto conosciuta per chi vive a Tokyo e per chi vengono a visitare a Tokyo. Se non pioveva, numerose persone avrebbero fatto una festa che si chiama Hanami, che significa ammirare i fiori. Un gruppo di amici o di colleghi o una coppia si mettono sotto l'albero di ciliegio e mangiano cose che hanno portato da casa o hanno comprato in un negozio, spesso insieme con le bevande alcoliche, e festeggiano la fioritura del ciliegio, che per noi giapponesi è molto speciale. Alla fine della strada con gli alberi di ciliegio c'è una piazza dove erano esposte tante bancarelle che vendevano i cibi da strada, le birre e il sake. Questi sono i spiedini con il pesce che si chiama ayu. Ayu è un pesce di mare e di fiume che si trova solo in Giappone. Comunque è raro poter trovare ayu sia in un supermercato che in un ristorante, quindi non è un pesce che possiamo mangiarlo spesso. Ma quando mio padre era più giovane, in estate andava a pescarlo al fiume, vicino al monte, un po' lontano dal nostro paesino. Quando ci portava ayu a casa, li mangiavamo grigliati con la salsa di soia e l'aceto di riso, ed erano squisiti. Ueno è una zona a est di Tokyo dove viene considerata una zona che ha mantenuto un'atmosfera antica e tradizionale. Ed è una zona piena di interessi, di cui spiccano lo Zoo di Ueno, il Museo Nazionale di Tokyo, il Museo Nazionale d'Arte Occidentale, il Museo Metropolitano d'Arte di Tokyo, il Museo Nazionale della Scienza e della Natura, il Museo Reale di Ueno, diversi templi piccoli che ci sono nell'area del parco di Ueno, uno stagno enorme e una strada molto caratteristica che si chiama Ameiyoko. Ameiyoko è un mercato all'aperto che offre ai visitatori un assaggio della vita quotidiana di Tokyo.
Originariamente questo mercato era un luogo in cui i dolci americani venivano venduti a buon mercato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora il mercato offre ogni sorta di prodotto, dai vestiti ai prodotti alimentari. Una passeggiata attraverso le strade di Ameiyoko è un'esperienza divertente e stimolante per i sensi. C'è sempre tanta gente che visita Ameiyoko e in particolare alla fine dell'anno l'affollamento arriva al picco. Per le persone che vengono ad acquistare soprattutto i cibi per preparare diversi sfiziosi piatti per fine dell'anno e inizio dell'anno nuovo. Attorno stazione di Ueno è pieno di locali, in particolare questa zona. Per cenare abbiamo scelto una trattoria popolare, come piace a noi, che si chiama Hama-chan. Abbiamo mangiato la tempura mista, gli edamame, il cavolo crudo con le scaglie di tonnetti essiccati, il sashimi di tonno, con 4 birre crude giapponesi abbiamo speso circa 50 euro. Questo tipo di trattoria si chiama izakaya, che è ormai conosciuta in tutto il mondo. È una trattoria di questo stile dove si possono assaporare i diversi piattini con un'atmosfera molto informale e festosa. Dopo izakaya mio marito è ritornato in albergo e io invece sono andata a mangiare il tonkotsu ramen, che sarebbe un ramen a base di brodo di maiale, perché sono appassionata di ramen e durante il soggiorno in Giappone volevo approfittare più possibile. Il giorno dopo siamo andati a Tsukiji. Tsukiji è l'ex mercato del pesce simbolo di Tokyo. Continua a essere un posto da visitare per amanti del pesce, possibilmente la mattina presto. Il famoso mercato del pesce all'ingrosso di Tsukiji era inaugurato nel 1935 e fino al 2018 per 83 anni. È il più famoso del mondo nel suo genere. A Tsukiji, oltre al pesce, si vendono anche verdure e generi alimentari di ogni tipo, dalle specialità essiccate al pane. Tsukiji per questo aspetto viene chiamato la cucina di Tokyo. Oggi il mercato del pesce si trova nella nuova sede di Toyosu. Ma il mercato esterno di Tsukiji è ancora in piena attività. Affacciato sulla baia di Tokyo, è raggiungibile a piedi da Ginza. Il suo fitto intreccio di minuscole stradine è più invitante che mai. Tsukiji è diventato un posto ideale anche per i turisti per curiosare i numerosi negozi e acquistare souvenir originali, tra cui le alghe o i tonnetti essiccati, coltelli per il pesce, la ceramica, gli attrezzi per la cucina e assaggiare i cibi da strada, fare una colazione o un pranzo a base di sushi freschissimo in uno dei tanti ristoranti. Noi abbiamo scelto questo piccolo ristorante di sushi per pranzare, dove possono sedersi al massimo 8 persone e si chiama Koromo Sushi.
Il maestro di sushi preparava davanti a noi al momento ogni volta che riceveva le ordinazioni. A parte la bontà e la bellezza di ogni singolo nigiri, la cosa che ci ha colpiti era l'ambiente così accogliente e informale che ci ha riempito di gioia il resto della giornata. Se penso adesso, è stato uno dei momenti più belli di tutto questo viaggio. 2 piatti di bellissimi nigiri sushi misti e una bottiglia grande di birra giapponese. Abbiamo speso il totale circa 40 euro. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto. Ciao a tutti!